Quanti di noi hanno immaginato per una volta di imitare i grandi fotografi della storia? E in fondo che ci vuole? Basta uscire con una vecchia macchina analogica, cogliere l'attimo giusto e scattare una foto magnifica che resterà nella memoria di tutti per secoli. Beh, mi dispiace infrangere i vostri sogni perché devo darvi due brutte notizie. La prima è che solo l'idea di avvicinarci lontanamente alla genialità dei grandi mostri della fotografia è difficilmente realizzabile per la maggior parte di noi. La seconda brutta notizia è la vecchia macchina analogica. È davvero così semplice cogliere l'attimo con una macchina analogica? Proviamo a scoprirlo in questo video. Molte delle foto di grandi maestri della fotografia sono ancora oggi ammirate per la loro genialità, originalità e visione. Molti di questi fotografi hanno gettato le basi anche di un modo e una concezione nuova di fare fotografia e molte di queste fotografie hanno in aggiunta il fascino unico che solo la pellicola può dare. La grana, il bianco e nero, ma anche il colore tipici della pellicola, la nitidezza più sfumata e tanti altri elementi sono dei valori aggiunti ad una foto che già di base è magnifica. Tutti questi grandi della fotografia hanno saputo fermare un attimo che passava in una frazione di secondo davanti alla loro macchina fotografica e realizzare una foto immortale utilizzando una macchina analogica. Ma quali sono le difficoltà che incontreremmo se volessimo usare una macchina analogica e volessimo provare a fare della street photography? Beh, tutto si basa sul fattore tempo. In generale, in street photography tutto si compie in pochissimi secondi. In questo breve lasso di tempo dobbiamo capire qual è l'attimo giusto, portare la macchina fotografica sull'occhio, comporre l'immagine, mettere a fuoco e infine scattare. Ogni tentennamento o perdita di tempo in ciascuna di queste fasi può far sì che il momento passi, perdendo così l'opportunità di realizzare la foto che avevamo immaginato. Ora, se utilizziamo una macchina fotografica moderna, il compito ci è facilitato dalla tecnologia. Sicuramente avremo meno perdite di tempo in alcune delle fasi che ho detto prima e ci sono più probabilità di portarci a casa la nostra foto ideale. Ma se invece utilizziamo una macchina analogica, andiamo incontro ad alcuni intoppi che possono farci perdere del tempo prezioso che è bene conoscere e che si possono risolvere acquisendo manualità. Il primo problema con cui dovremo fare i conti è la messa a fuoco. Qualsiasi macchina fotografica moderna è dotata di messa a fuoco automatica, una bella comodità che ci permette di ottenere quasi sempre un'immagine in cui il soggetto principale è perfettamente a fuoco, con il minimo sforzo. Al contrario, in quasi tutte le macchine analogiche la messa a fuoco è manuale. Questo vuol dire che ogni volta, per ciascuna foto che andiamo a scattare, dobbiamo essere noi a regolare la messa a fuoco, utilizzando l'apposita ghiera presente sulla lente. Tradotto in termini di tempo, tutto questo si traduce in secondi preziosi che passano e il rischio di perdere l'attimo giusto diventa concreto. A dire il vero, però, possiamo aggirare il problema utilizzando l'iperfocale. Molti grandi fotografi come Alex Webb, Thomas Ecker e tanti altri fotografi di street e reportage che hanno utilizzato il sistema analogico hanno utilizzato questa modalità di messa a fuoco per evitare ogni volta che era richiesta velocità di scatto di perdere ulteriore tempo a mettere a fuoco l'immagine. Tecnicamente la distanza iperfocale è la distanza di messa a fuoco che permette la maggior profondità di campo possibile, considerando il rapporto tra lunghezza focale dell'obiettivo utilizzato e il diaframma che è impostato. Il trucco per ottenere la maggior profondità di campo possibile è impostare la messa a fuoco su infinito e chiudere sufficientemente il diaframma, ad esempio ad f11. In questo modo avremo tutti gli elementi dell'immagine a fuoco e non dovremo preoccuparci di regolare la messa a fuoco ogni volta che scattiamo una foto. Ovviamente dobbiamo stare attenti alla profondità di campo minima e una luce sufficiente che ci permetta di scattare a tempi accettabili. Altro problema che si può facilmente riscontrare con una macchina analogica è legato all'esposizione e all'esposimetro.
Intanto non tutte le macchine fotografiche analogiche sono dotate di esposimetro interno e già questo potrebbe essere un problema importante, ma ammesso che ce l'abbiano, non sempre è molto pratico regolare i parametri di scatto per esporre correttamente la foto per una questione di ergonomicità delle ghiere. Spesso sono in posizioni scomode, quella dei diaframmi è sulla lente, quella dei tempi sul corpo macchina. Una bella differenza rispetto alle macchine moderne che hanno le ghiere molto vicine e maneggiabili con 2 dita. Quindi, soprattutto per modificare i tempi di scatto, dobbiamo ogni volta allontanare dall'occhio la macchina e regolare la ghiera a nostro piacimento. Un altro fattore che ci può far perdere tempo prezioso è il tempo che perdiamo tra uno scatto e l'altro per far scorrere la pellicola e ricaricare la macchina. Scordatevi gli scatti a raffica, poiché avrete a disposizione solo più scatti singoli intervallati da piccole pause dovute appunto ai tempi di ricarica. Col tempo e con la pratica imparerete a velocizzare questi tempi tra uno scatto e l'altro, ma soprattutto a capire quando è ora di scattare oppure di aspettare, sapendo già che perderete un po' di tempo una volta eseguito lo scatto, prima di avere a disposizione uno nuovo ovviamente. Ma ciò che scoraggia la maggior parte delle persone a scattare in analogico è il numero limitato di scatti. È risaputo che utilizzando la pellicola non si hanno scatti infiniti a disposizione, ma limitati. In realtà questo, secondo me, non deve essere visto come un problema, ma come un invito a ragionare in modo più accurato ogni foto prima di scattare. Avendo un limite oggettivo dovuto al numero di scatti possibili per ogni pellicola, eviteremo di scattare tanto per fare, così come siamo abituati con una macchina digitale, e ci preoccuperemo di realizzare solo foto significative e meritevoli di essere scattate. Ultimo problema che va affrontato in fotografia analogica è legato alle condizioni di luce. Purtroppo la pellicola ci costringe a lavorare con lo stesso valore ISO per tutta la durata del rullino, quindi se inseriamo una pellicola con valore ISO molto basso avremo difficoltà a scattare in situazioni di scarsa luminosità e di notte. Viceversa, utilizzando una pellicola con valore ISO molto alto avremo difficoltà in situazioni di forte luminosità. Il consiglio è di scegliere la pellicola giusta per una determinata situazione di luminosità e iniziare e finire il rullino all'interno della stessa sessione fotografica, in modo da non trovarci in difficoltà in situazioni estremamente opposte di luminosità. Ora, se dopo queste considerazioni ti sei un po' scoraggiato nell'iniziare a fare della street photography con una macchina analogica, ti consiglio di ripensarci, per il semplice fatto che tutto questo in realtà è molto stimolante. Intanto perché ti fa acquisire maggiore padronanza col mezzo fotografico e poi perché costringe a riflettere molto velocemente, ma allo stesso tempo ti esercita ad eseguire con maggiore cura e attenzione lo scatto vero e proprio. In cambio, per tutto questo, otterrai sicuramente delle fotografie dal sapore unico, perché l'effetto che regala la pellicola è inimitabile. E se ancora oggi alcuni grandi fotografi come Gianni Berengo Gardin scattano ancora in analogico, un motivo ci sarà. Ed ha pienamente ragione quando in un'intervista disse: oggi fanno dei programmi digitali con la grana che assomiglia al negativo. Tanto vale usare allora una pellicola qualsiasi. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo. Se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale, ma ricordati anche di seguirci su Facebook e Instagram.